Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera il 23 ottobre del 2025, un giovedì di vigilia, perché è strano a dirsi, ma insomma torniamo a vivere un po' di settimana, sembra strano, ma è così perché domani si torna in campo con il Pisa per l'ottava di Serie A. Saluto Enrico Boiani, intanto ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati Simo in questa settimana e in questa vigilia, soprattutto ancora di più a chi ci supporta attraverso i mi piace, quindi i like, i pollici in su, i commenti qua sotto, dicendoci la vostra sul momento rossonero, le iscrizioni perché ci avviciniamo pian pianino ai 53.000 e gli abbonamenti. Grazie davvero di cuore ragazzi a chi ci supporta quotidianamente. Parleremo, come avete visto la copertina, in realtà di futuro vero, non di prossimo futuro, cioè domani con la partita, con le dichiarazioni di Allegri, con gli ospiti di quest'oggi che saranno, tra l'altro, un autore di un libro su Allegri, e con Marinozzi di DAZN, che fa strano a dirsi, ma adesso è così, ci rivediamo al talk per parlare della partita. Per invece il resto del futuro, del prossimo futuro, invece parliamo adesso, invece, Henry, anche perché, insomma, sennò dovremmo dire che non tutti hanno il DNA europeo che vanno al Bernabeu in una stagione non brillante e vincono 3-1, insomma. Non è che sono tutti Sì, lì. eviterei di parlare della ieri è stata proprio una serata spenta di Champions League in generale rispetto alla sera prima, però guarda, ci pensavo ieri sera, perché ho detto, vedi, ieri, cioè noi l'anno scorso nel mare di fango in cui eravamo, comunque quella soddisfazione lì ce la siamo tolta. Qualcun altro no, ma d'altronde devi avercelo un po' dentro, no? Con Il l'Europa. DNA, sì, 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 sì. Va bene, a proposito di questo, e per tornare a vivere quelle notti non come un exploit, ma come un vero e proprio percorso annuale di tanti anni, poi soprattutto da protagonisti, bisogna ancora fare qualcosa per quanto riguarda il futuro del Milan. Ieri in un video che è uscito nel tardo pomeriggio, Matteo Moretto ha provato a ipotizzare un prossimo futuro per quanto riguarda la composizione del Milan, tirando in ballo la figura di Calvelli, Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell'ATP, cioè il circuito professionistico di tennis, con il fatto che ha lasciato l'ATP a maggio, aprile-maggio, a luglio è diventato dirigente di Redbird e piano piano sta prendendo possesso della sua carica e dei suoi poteri, compresa la possibilità di avere ricadute su quello che è diciamo così, l'investimento di Redbird più, passami in termine, famoso, più rappresentativo, più da prima pagina, cioè il Milan. In realtà, passo indietro, ne aveva parlato proprio in quei mesi primaverili Enrico Currò, che scrisse mesi fa, sono andato a riprenderlo dal nostro sito, che se volete andare a rivedere come al solito aggiorna tutti i giorni le notizie, una nuova presenza potrebbe arrivare anche al posto di amministratore delegato Giorgio Furlani, o almeno così si vocifera dalle parti di Casa Milan. Il nome è quello di Massimo Calvelli, ex tennista, attuale amministratore dell'ATP, che potrebbe entrare nell'organico rossonero per alcuni anche come nuovo AD. Il preludio è stato l'ingresso in Redbird del presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi, ma non bisogna dare nulla per scontato. Ora, è ovvio evidente che sono situazioni che non è che si risolvono dall'oggi al domani, come avete visto, la notizia di Calvelli, Currò la fece uscire in primavera. Siamo arrivati a ottobre, sono passati quasi 6 mesi, e realmente non è successo granché dal punto di vista proprio operativo. Però il nome è tornato fuori ieri, quindi non è un nome che è buttato lì a caso, è un nome che gira già. Come giustamente diceva Currò in primavera, diciamo così, accostava a un possibile cambio in qualità di amministratore delegato. La vedo un po' complicata, vista insomma, la natura precedente del ruolo del nostro AD, che non arriva da Redbird, e quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista, però insomma cambia l'orizzonte, io penso che ce ne saranno, soprattutto per quanto riguarda la composizione del CDA, come diceva anche Moretto ieri sera.
Non lo so, sì, ma quello che dice è giusto su Furlani o comunque sull'amministratore delegato attuale, no? Della serie, che sappiamo la provenienza di Furlani. Il punto però mi verrebbe anche da dire, se una figura come Calvelli lascia tutto quello che ha lasciato, diventa partner, no? Giusto? Partner o dirigente, insomma, di Red Bull, eccetera, eccetera. Non lo so, se davvero diciamo, l'obiettivo era entrare nel mondo del Milan e nel Milan con un ruolo importante, relegarlo, passatemi il termine, solo a una posizione in CDA mi sembra un po' poco. Ecco, Mm. o è tutto, diciamo, figlio di quei movimenti di cui abbiamo sempre parlato, no? In cui abbiamo detto, chissà, magari arriverà qualcuno a diciamo, estinguere il debito di Elliott, no? Quindi o tutto questo è legato a una cosa simile, oppure, non lo so, mi sembra un po' strano che entri Calvelli con Furlani ancora presente. Poi magari accadrà così, anzi, probabilmente inizialmente sarà magari anche così, però comunque è un po' strano, ecco, un po' strano, un po' singolare. Non lo so, onestamente. Di sicuro, come hai detto tu, Enrico Currone aveva già parlato, ieri è un po' rinata, ecco, risorta questa notizia e staremo a vedere cosa accadrà. Anche perché ricordiamo che, Simo, per chi se lo fosse perso, è stata rinviata, ci si avvalti della facoltà di rinviare di ulteriori 60 giorni l'assemblea, no, a fine dicembre. Quindi è ovvio che lì magari sapremo un pochino meglio, anche perché succederanno le cose, quindi lo sapremo e speriamo in un futuro migliore, come sempre. Ma guarda, allora io ti dico una cosa, allora, ovviamente vi inizieremo a dare qualche anticipazione sul bilancio a breve, brevissimo, qualche cifra esatta, corretta, cessioni, plusvalenze, beni, servizi, tutto quanto. Nei prossimi giorni, tra oggi e domani, insomma, magari facciamo qualche lavoro e poi magari tra il weekend e l'inizio della prossima settimana iniziamo a dirvi qualcosa, anche perché domani si gioca ed è giusto, come diciamo sempre anche per Perte, che è giusto pensare al campo. Beh, prima di tutto viene il campo questa stagione, poi c'è tutto il resto della situazione. Tra l'altro tra poco anche Sì, approfondiamo ma anche una prima di questione. tutto viene il campo, dovrebbe essere sempre così, di base, Sì, nel sì, mondo del in teoria calcio. sì, in Poi. teoria sì. Però, giusto per chiudere, il rinvio dell'assemblea è dovuto alla questione stadio, cioè ai ultimi discorsi riguardanti la questione San Siro, quindi non riguardano possibili cessioni della società, anche se poteva essere, insomma, visto che una delle motivazioni, anzi la motivazione che era rimasta in piedi, era appunto che ci fosse la possibilità di rinviare l'assemblea per il cambio di struttura della società, cioè del Milan, però riguarda il lato stadio. Tra poco parliamo anche di Galliani, che ha una doppia chance, Milan sì, ma anche altro, ma prima volevo, giusto per chiudere il discorso, tanto per farvi capire, questa è l'home page del sito di Redbird, così, tanto per farvi capire quanto è centrale il Milan nella situazione. E questa invece è, diciamo, la parte riguardante appunto Massimo Calvelli, che in Redbird è CEO International e Operating Partner. E quindi insomma questa è la sua carica in Redbird. Come hai detto giustamente tu, non ha lasciato un ruolo da niente. Anche chi gli stava intorno nei scorsi mesi non è che gli ha suggerito di pensarci bene, però gli ha fatto capire che insomma lasciava la carica di amministratore dell'ATP. Non è che era proprio l'ultimo dei Pirla, ecco. Andava poi in Redbird, capisco tutto quanto, però non è che lasciava, che ne so, un posto da niente. Comunque vi teniamo aggiornati anche su questo. Questione invece Adriano Galliani, Henry, sembra che insomma ci sia un bivio davanti a Galliani, anche se non possiamo ancora escludere il Milan, perché i dialoghi con Cardinale, via Briatore,
via la questione possibile ingresso come partner anche lui, non direttamente dentro con un ruolo di primissimo piano magari, ma con un ruolo un po' ibrido, che ancora però non si è definito, ancora non si riesce a trovare la quadra su esattamente quale può essere il ruolo che vada a intaccare una delega di uno, i poteri di un altro, eccetera, lo sappiamo, solita storia. Quindi bisogna prima capire se si riesce a questa strada. L'altra strada che potrebbe percorrere Adriano Galliani è lontano dal Milan, ma sempre nel calcio, cioè avere un ruolo in FIFA. Non il gioco, No, lo so, nella FIFA, anche perché non nella si chiama FIFA. più FIFA il videogioco. Sì. Io ho un suggerimento per se vogliono trovare la carica per Galliani, responsabile relazioni e rapporti. Cioè farei tenere a lui relazioni e rapporti, perché chi li ha curati negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, parlo proprio a tutto tondo, tutto tondo dal punto di vista della comunicazione, della stampa, degli organi, del peso politico, tutto. Responsabile rapporti e relazioni. Perfetto, cucito su misura di Adriano Galliani e non di chi c'è adesso, direi. Sì, che a livello di rapporti è proprio l'ultima delle cose. Per chiudere questo mattino Milan istituzionale, ieri ha parlato anche il commissario europeo per l'equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport, ovvero Glenn Mikalev, dicendo mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti e quindi ha fatto un plauso alla Liga, insomma, a chi ha protestato e ha poi convinto la Liga a non far giocare la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona. La speranza dell'UEFA è che, avendo dato comunque un ok obtorto collo alla situazione, qualcuno si ravveda in Italia e faccia cambiare la situazione. Però scusami Simo, ma se la UEFA deve averci le scatole girate su sta situazione, non essere d'accordo e poi magari Seferin ti arriva a tirare le frecciatine, ma non poteva banalmente dire no, non potete, invece di fare tutto sto ambaradan. Doveva avere Ho delle basi capito, per dirlo. ho capito, però cioè, la vieti, ti avvali della tua superpotenza, passami il termine, la vieti, basta, dici no, non si può, il campionato italiano l'ho giocata in un'altra parte, anche se non si può a San Siro perché c'è la cerimonia d'apertura di Milano Cortina. Cioè, la UEFA invece di impazzire adesso, per me bastava dicesse no, no, cioè, Così. bastava bastava quello. E invece adesso ci ritroviamo in questa situazione per cui speriamo che i calciatori facciano qualcosa, come hanno fatto in Liga, che si spendano non solo Rabiot e Maignan, ma che si spendano magari giocatori anche di altre squadre e non solo quelli di Milan e Como e quindi speriamo che possa accadere qualcosa. Però io dico, bastava che semplicemente se alla UEFA non andava bene dire no. Siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo tra poco, in realtà per lunch, commenteremo le parole di Allegri alle 12. Alle 16 invece avremo ospiti e l'avvicinamento della partita. Grazie. Grazie a te Simo, vi aspetto anche a lunch alle ore 13 con Leonardo Menini, quindi oggi è Young Press, ritorna ufficialmente Young Press e niente, ci vediamo più tardi.